Buongiorno ragazzi, questo è il cadavere di Giano. Questa è la mia faccia, sono le 5:30 del mattino e incomincia un'altra fantastica giornata. Questa non è una vacanza, questa è una race, quindi significa che tu ogni giorno devi macinare chilometri, chilometri, chilometri e non c'è tempo per fare i turisti. Gianni... Buongiorno amici, abbiamo abbandonato il nostro tuk tuk davanti a dove abbiamo dormito, cioè queste case qua. Franci si sta apprestando alla stesura delle cose che abbiamo lavato ieri. Praticamente tutti i giorni laviamo qualcosina. Oggi volevamo visitare Ampi, ma non abbiamo tanto tempo. è una gara, non c'è tempo per visitare le cose. Bisogna steccare come dei pazzi. Colazione rapida dal signore qua che ci fa 2 chai. Questo qua è un po' è arrivato l'arrotino, ragazzi, versione indiana. Com'è il chai latte del signore? Bollente. Si può fare? E insieme ci mangerò delle nutrienti patatine. Beh, da che mondo è mondo, il chai latte va con le patatine. Siamo arrivati in un tempio qua ad Ampi, mentre Franci tenta invano di riaccendere il tuk tuk. Non so bene il nome, ragazzi, perché non abbiamo studiato niente. Però stamattina non volevamo andare via senza aver visto qualcos'altro, che ora condivideremo con voi. Per entrare qua dentro devi fare praticamente un biglietto che ti dà l'accesso a tutti i monumenti di tutta Ampi. Costa 600 rupie, che sono più o meno 6 euro, e noi stamattina vedremo purtroppo solo questo pezzettino perché poi dobbiamo subito scappare. Sono le 7:30 di mattina e non c'è Nessuno. Se venite ad Ampi, ragazzi, fatelo assolutamente perché è bellissimo. Dietro di me The Elephant Stables. Come potremmo tradurlo, Franci? Dove stavano gli elefanti? Erano delle statue di elefanti o degli elefanti veri? Vedete quanto siamo impreparati, lo capite quanto siamo impreparati. Io le- La cosa sconvolgente è che siamo completamente da soli. Eh sì, direi che a tutti gli effetti questo era il garage dove veniva parcheggiato l'elefante. Così a occhio, eh. Bene, la nostra visita si conclude qua. È ora di tornare perché ci aspettano un botto di chilometri. Guido io, Franci. Il nostro tuk tuk è qui che ci aspetta. Ha un'aria molto italiana, devo dire. Un po' troppo italiano. Eh? No? E lo trovo adorabile. Ce lo portiamo in Italia? Ci devi portare fino a Shillong, mi raccomando, resisti alla mia guida matta. Ah, ma allora esistono i semafori in India? Credo sia uno dei primi semafori che vediamo dall'inizio del percorso. C'è Franci che è un po' spazientita dal fatto che gli indiani non abbiano regole quando guidano. Questi indiani indisciplinati e birichini. Comunque c'è del professionismo, calze e mutande appese e ulteriori magliette e mutande appese. Nel tuk tuk ci si arrangia. Nuova pausa in mezzo al nulla. Ragazzi, non vi nego che è parecchio faticoso guidare il tuk tuk. Io non mi sono ancora tanto ripreso dalle... Quanti chilometri e quante ore abbiamo guidato ieri? Non me lo ricordo, ma sono tantissimi. Chilometri, Tra ma l'altro- oggi faremo lo stesso. Il tuk tuk è ancora ben messo, devo dire. Ci compriamo 2 bananine? Sì. Sosta banana. I signori che ci guardano con curiosità trasportano giusto 2 cose. Quindi noi andiamo dalle sciure qua e ci compriamo 2 bananine che Franci selezionerà accuratamente. La signora ci ha invitato ad entrare in questo posto qua, che non so cosa sia. Ci siamo tolti le scarpe. Qui stanno preparando dei polli, li stanno pulendo e li stanno grigliando. Cos'è, un mini tempio? Non avevo visto che per entrare bisogna suonare la campana. Tanto la signora sta aprendo un cocco. Ah, che tecnica, io ci metterei un paio d'ore. हमारा बात हमारा नहीं आता हमारा बात तुम्हारा नहीं आता कैसे करना है हमें Tra l'altro la signora è stata super onesta, gli ho dato 20 rupie e mi ha dato il resto di 10, cioè parlavamo già del nulla, ma ha dato ancora il 50% indietro del nulla. Probabilmente, non so, magari è una mia sensazione, però più andate nelle campagne, più vi sperdete nel nulla e uscite dalle grandi città,
e più le persone sono cordiali, gentili, oneste, non provano a scammarvi. Quando eravamo a Mumbai, per esempio, i tassisti, cioè lo scam era all'ordine del giorno. Invece in questi posti qua, dimenticati da Dio, sono tutti mega tranquilli, mega onesti, nonostante Franci sia continuamente impanicata che ci fottano qualcosa. Allora, ho i passaporti nel rishow, non avevo voglia di toglierli, ragazzi. E certo, perché la signora che vende le banane a bordo strada non vede l'ora di impadronirsi dei nostri passaporti, capite? Ti ho anche sbucciato la banana. In tutto questo, calze e mutande sono quasi asciutte. Carichi discretamente pesanti qua sulle strade indiane. Quello trasporta uova. C'è una palla di fieno che ci precede. Abbiamo altri concorrenti che ci stanno per superare, Franci. Nel frattempo ci sono di nuovo i nostri amici che trasportano una palla di fieno grande come casa mia. Per me comunque poteva caricarlo ancora un po', No, quello che volevo dirvi... Ci salutano sempre tutti, soprattutto quando guida Franci. Abbiamo a disposizione un'app che praticamente tracca in tempo reale dove sono tutti e 69 i tuk-tuk che stanno facendo la run. E devo dire siamo messi molto bene. Ecco che tra l'altro siamo appena stati superati. Siamo tipo tra i primi di quelli che stanno attraversando l'India centralmente, mettiamola così. Non siamo proprio i primi della lista, ma neanche gli ultimi degli stronzi, direbbe Elio. Il gioco di Franci è prendere tutti i dossi. Bene, è giunto il momento della pausa pranzo e sta cominciando a diventare il mio momento preferito, quello della pausa pranzo, perché ci fermiamo completamente a casaccio, in posti a casaccio, e diversamente da quello a cui siamo abituati io e Franci, che studiamo, ci documentiamo, capiamo, leggiamo recensioni. Qui è tutto a caso, quindi quando hai fame ti fermi, il primo posto che ti fa da mangiare ti imbuchi dentro e che Dio te la mandi buona. E finora ce l'ha sempre mandata, devo dire. Franci è in crisi mistica nel decidere cosa prendere. No, volevo capire se avevano il pane, però... Degli indiani che non hanno il pane. Appunto. Ma che menù ricchissimo. E anche dietro. Abbiamo preso Paneer 65, cioè formaggio fritto, condito, piccante. Si tratta di bocconcini di pollo. È pollo? Come no? Ma no, ma ti pare che confondo il pollo col formaggio? Ma va, è pollo. Per me è pollo, Paneer 65. Per me la cipolla. Benissimo, la risposta è errata. Molto piccante, molto speziato, e ti portano una salsina di accompagnamento che è simil ketchup. Che può fare? Ok, abbiamo sbagliato tutto. Questo era il Paneer 65 e questo qua di destra è il gobi chilli. E il gobi chilli che cos'è? A questo punto mi arrendo, assaggiamo e basta. Ma tanto Franci basta che le date il parota ed è felice. Per la cronaca ci siamo arresi e abbiamo cercato su internet. Questo qui, che è il Paneer 65, è formaggio. Il paneer è un formaggio indiano, speziato piccante. Questo qui, il gobi chilli, non è né pollo come dicevo io, ma né tantomeno formaggio come diceva Franci, ma è, udite udite, cavolfiore. Certo che confondere il cavolfiore col pollo, col formaggio, neanche da ubriachi avremmo fatto un errore del genere. Comunque molto buoni entrambi. Allora Franci, che ha voluto ordinare lei 2 piatti più il pane, abbandona per KO tecnico. In generale il nostro consiglio è ordinate poco, perché i piatti sono molto sostanziosi, sono molto grossi. Usciamo da questo posto molto soddisfatti. È inutile che vi spieghi, ragazzi, come si chiama o dove si trovi, perché come potete vedere ci troviamo dispersi nell'India del sud, anzi sta diventando quasi l'India del centro. Ripartiamo. Cambio acqua. Non so se avete notato, ragazzi, tutti i gadget con cui abbiamo pimpato il nostro tuk-tuk. Per esempio il portabottiglia d'acqua, importantissimo. E di nuovo in sella, faccio un po' io il Maverick. Franci, tanto per cambiare, vuole fare di nuovo benzina. Abbiamo 3 tacche su 4 di serbatoio più tutta la tanica di benzina dietro piena. Ne metterò 10 rupie di benzina, non lo so. L'obiettivo di oggi è arrivare fino alla città di Hyderabad e sono più o meno gli stessi chilometri che ci siamo fatti ieri. Speriamo di farcela.
non ce la dovessimo fare, ci accasceremo da qualche parte prima di entrare in città. Allora, due parole sul nostro fantastico tuk-tuk. Aveva praticamente 0 km quando ce l'ha andato, molta gente ce l'aveva già con 30.000, 50.000 km e quindi lo romperemo più e più volte per questo motivo. Sappiate che qua in India non si chiamano tuk-tuk, ma si chiamano rickshaw. Tuk-tuk è il nome credo thailandese, se non erro, e con le sue 4 marce raggiunge una velocità massima di... Le leggende dicono di 70-80 km orari. Se arrivi a 88 miglia all'ora vai nel 1985. Noi non lo tiriamo più di 55-60 all'ora, visto che ci deve durare 15 giorni. Non mi ricordo se ve l'abbiamo già detto, siamo in 69 tuk-tuk a fare questa gara. Non vince chi arriva primo, ma vince chi arriva. Non ci sono regole, non ci sono strade, si può fare la strada che vuoi. L'unica regola è trovarsi il 15 di gennaio a Shillong, Sopra il Bangladesh, per intenderci. Dopo 1000 e più avventure, alcune ve le abbiamo fatte vedere, altre non ve le abbiamo fatte vedere, ma dai capelli di Franci potete avere un'idea dei casini che non sono successi. Comunque... Cioè, ho fatto la lotta con un gatto, con siamo una tigre. finalmente giunti nell'albergo di questa sera. Carino, sì, carino. Ci sono poi alcuni aspetti che ci lasciano un po' perplessi, tipo entri, c'è questa situazione qua, ma va bene, voglio dire, rispetto alle lenzuola di quello di ieri, va bene. Non so se si chiude qui questo video, si chiude sicuramente qui questa giornata. Domani Hyderabad, domani ripartiamo alle 6, domani torno a Milano perché anche basta. Potrebbe succedere la qualunque. Ragazzi, buongiorno. Allora, stamattina partiamo non proprio con le prime luci dell'alba come al solito, perché ho passato la notte sulla tazza. Ebbene sì, prima o poi doveva succedere e tuttora non mi sento proprio un fiore. Quindi abbiamo aspettato le 8 del mattino, me la sono dormita. Le 9 del mattino. Le 9? Ma non possiamo rimanere qui fermi a Hyderabad, per quanto mi piaccia tantissimo. La tangenziale qui a Hyderabad è un bijou. Vediamo se in giornata riesco a risistemare tutto cosa. E quindi, siccome stamattina sono debilitato, la formazione è la seguente: Franci Iceman Kaczynski alla guida e io sarò per voi Giano Slider. Anzi, più che Slider mi sa che sono il cadavere di Goose stamattina. Ma presto le darò il cambio perché è importante darsi tanti cambi. E laggiù in lontananza c'è il Charminar, che non si dice così probabilmente. Eccolo ragazzi! Arrivare direttamente al monumento è praticamente impossibile, tutte le strade sono chiuse, quindi abbiamo parcheggiato momentaneamente qua. Chiaramente, come al solito, si è creato un capannello di indiani curiosi che ci fa 1000 domande. Sappiate che se venite in India destate una curiosità pazzesca, vi fermeranno tutti e a noi chiedono fondamentalmente da che paese veniamo, ovviamente, dove stiamo andando, come mai abbiamo un rickshaw, perché effettivamente è un po' atipico per dei turisti. Appena tiriamo fuori la camera capiscono che siamo youtuber e vanno fuori di testa, però devo dire sono tutti gentili ed educati, anche se arrivano a frotte, che lì per lì fa un po' paura all'inizio. On YouTube it's 300,000. Yeah. Ecco appunto, come vi stavo dicendo, mi hanno appena fermato 3 ragazzi. E poi la cosa bella è che si vogliono tutti iscrivere al canale senza sapere che canale è, che è in italiano, che parla di roba che loro magari non gliene frega niente. Fantastico. Vai, 1-1. Sto scrivendo tutta l'India del Sud. Ragazzi, che bello questo arco con le 4 torri che si chiama Charminar. Magari dopo vi spieghiamo anche che cos'è, perché non ci siamo ancora minimamente informati. Per il momento ve lo inquadro. Super figo. Come mai sono da solo, vi state chiedendo? È perché ho dovuto lasciare Franci al tuk tuk, perché ragazzi qua il problema è che non sapete dove parcheggiarlo e oltretutto abbiamo tutte le borse sopra, di conseguenza non possiamo portarci tutti gli zaini ogni volta che visitiamo un monumento. Non potevamo venire a parcheggiare qua sotto. Franci mi ha detto vieni tu e poi me lo racconti. Se venite a Hyderabad, questa è la cosa più importante da vedere. Il tuk tuk c'è ancora e Franci c'è Mi ancora. hanno chiesto, uno, se eravamo sposati. Sì, siamo sposati. Da quanto tempo? Gli ho detto 20 anni, buttata lì. E lui fa 20 anni. E non avete bambini? No, non abbiamo bambini, quindi molto sconvolto. Poi mi ha chiesto quanto si guadagna a fare gli youtubers. Questa domanda ce la fanno anche in Italia. Salutiamo lui è molto simpatico. Bye. Ciao. Forse ce l'abbiamo fatta a uscire da Hyderabad. E perché non godersi un succhino di canna da zucchero? Proprio quello che ci vuole per iniziare la giornata. Tra l'altro mi sono schizzato tutta la camera di canna da zucchero. Non è la prima volta che proviamo il succo di canna da zucchero, ma è la prima volta in India. Bellissimo. Sarà mica zuccherato. No. Quindi
Quindi oggi la colazione va così, direttamente dal baracchino sulla statale. E pur non essendo la prima volta che beviamo il succo di canna di zucchero, rimango sempre stupito di quanto liquido venga fuori da sti bastoni che sembrano di legno di fatto. Molto buono. Cambio alla guida. Allora ragazzi, la tappa di oggi, visto che c'è stato un cambio di programma legato al mio Square House, è leggermente più corta del previsto. Oggi faremo solo quei 250 km e andremo a Franci prima in che città? Barahalva, qualcosa tipo Sakmahel, qualcosa del genere. Ma mica siamo in Arabia, prima tappa Warangal, ce l'avevo sulla punta della lingua. Dopodiché ci sposteremo come destinazione finale perché non voglio guidare col buio ragazzi. E quindi termineremo la nostra giornata a Karimnagar, famosissima Karimnagar, dove abbiamo già prenotato un alberghetto. Tac. Primo momento benzina della giornata. Nuova sosta mangereccia. Io oggi però mi comporto bene, mi sa niente speziato, niente piccante e quindi niente indiano. Vediamo cosa posso prendere. Franci, cosa mi hai appena ordinato dalla signora qua? Non lo so. Hai indicato quello che avevano nel piatto gli altri signori e hai detto voglio quello. Sì, esatto. Aggiungerei ragazzi, è sempre il modo migliore di ordinare. Non capite niente di tutto quello che c'è scritto? Ordinate quello che stanno mangiando loro. Poi sì, vabbè, c'è questo piccolo effetto collaterale che potreste finire sulla tazza prima o poi, ma dovete rassegnarvi al fatto che prima o poi vi succederà. Ecco il piatto di Franci. È bellino, ha anche un buon profumo. Sei felice? Sì, non so che cosa ho preso, ma è assolutamente irrilevante, no? Allora, questo sembra un roti fritto e lo andiamo a cuciare in una roba piccante, vegetariana, con i piselli secondo me. Ah, la scarpetta come si fa in India. È buono, eh? Per me, per il mio stomachino delicato di oggi, ho preso un lemon tea. Gli ho chiesto il lemon tea, lui mi fa. E io, ah ok, allora ginger tea. Lui mi fa un ginger tea e un lemon tea. No! Tutte le volte mi devo ricordare questo gesto, ragazzi. Perché noi facciamo no così, loro fanno sì così. E una volta che avete finito c'è un pratico lavandino. Ed ecco il mio fantastico lemon tea, con delle cose galleggianti sopra, tipo semini di qualcosa. Piacevoli anche i semini. Giustamente il treno non arriva e quindi... e quindi tutti passano. Torniamo da Gianni. E il treno è sempre il treno, eh. Bene raga, ci ha fermato la polizia. Quello è Gianni che sta cercando di convincere la polizia ad andare avanti. Niente mazzetta? Ho sudato freddo, ma fortunatamente tutto a posto. No, ha solo controllato i documenti. Tutto ok, possiamo proseguire per Yerabad. Vai Gianni. Ok, thank you. Thank you. Thank you, bye. Porca miseria. No, ma le strade indiane sono easy, Ho esaurito le madonne. Pausa tè e caffè. Quanto mi piacciono queste soste. Ma la rustichella ce l'avranno secondo voi? Chai latte per Franci. E io ho ordinato un ginger tea. Secondo me mi è arrivato un chai latte versione ginger, ma me lo faccio andare bene lo stesso. Siamo al giorno 5 di viaggio. Prime impressioni? Veramente stancante. Ma veramente? Non è una cosa per tutti? Non è rilassante, non ci sono grandi momenti di svago. 300 km al giorno minimo te li devi fare. Però è molto divertente. E se vi piace lo spirito dell'avventura, dopo che avete fatto questa, onestamente tornate a casa, siete dei draghi dei viaggi. Voglio questo riconoscimento quando torniamo a casa. Drago del viaggio. Ti faccio una maglietta. Siamo giunti nella cittadina di Warangal e siamo venuti a vedere una delle attrazioni maggiori, che è il Thousand Pillar Temple, cioè il tempio dalle 1000 colonne, anche se poi in realtà non sono 1000. Come già fatto per il monumento di Yerabad, è entrata solo Franci, perché abbiamo il problema ragazzi che non possiamo lasciare il tuk tuk sguarnito. È un tempio indù molto bello. Il problema è che ci sono dei lavori in corso, quindi di spirituale non c'è nulla, perché tu hai in sottofondo una motosega per tutto il tempo. Devo dire molto suggestivo, così come è molto suggestiva anche la motosega che stanno usando
qua dietro. Non vi posso portare dentro perché non si può filmare, ma dentro ci sono tipo 3 statue di Vishnu, Ganesh e Surya, se non erro, che sono 3 divinità indiane. Ci sono un sacco di scolaresche di ragazze indiane. Tutti a bordo? Yeah! Vado a destra? Vai a sinistra, Giano, a destra sarebbe contromano. Questa è la normalità, ragazzi. Ah, eccolo, guardate ragazzi, quello lì c'ha le cose rotanti. Quello vetro rotto, attraversamento papere, non è ancora pervenuto. Perché in tutto questo ci sono anche i dissuasori di traffico, le sirene che suonano. Ma perché suonano? Perché sono indiani. E voi direte, e i semafori? Ma non ci sono i semafori, qua c'è il giallo e basta. Molto bene, ed è subito sera. Siamo arrivati nella ridente Karim Nagar, credo. Abbiamo parcheggiato qua il nostro rickshaw e questo qui, un po' fatiscente, è il nostro hotel di questa notte. Ora il quesito è il seguente: Franci è super impanicata perché non vuole assolutamente lasciare il rickshaw qua fuori. Secondo me non c'è nessun problema una volta che togliamo tutti i bagagli. L'alternativa è entrare nel garage dell'hotel, che però come vedete ha una pendenza non indifferente. Molto probabilmente riusciamo a entrare, ma potremmo avere qualche difficoltà nel riuscire a uscire. Io voto per lasciarlo qua. Complicazione ulteriore: le ruote devono passare per forza o su questa mattonella o su questa mattonella, perché se per caso finiscono qua dentro ci piantiamo. 4 spanne e mezzo. Franci è talmente impanicata che ha misurato con le mani. Vediamo il metodo scientifico di Franci, Ah beh, sì. Il rickshaw è largo 6 spanne, quello lì è largo 4 spanne e mezzo. Quindi rimane qua. Speriamo di trovarlo ancora domani mattina. Avevo capito, non è una Lamborghini, Vorrei anche segnalarti che per i prossimi 10 giorni i posti saranno sempre più o meno così. Non è che cambierà la situazione. E ti volevo anche segnalare che sei tu che mi hai trascinato in questa avventura. Ma in questo hotel mi hai trascinato tu. Vabbè, perché invece Karim Nagar aveva da offrire lo Sheraton. Questo probabilmente è il migliore. Why are you coming India? Because we are doing a run with the rickshaw. Run with the rickshaw. Rickshaw? Yeah, from Kerala to Shillong in the north. 2 weeks. Rickshaw? Rickshaw, yes. Why? Because we are crazy. La genialata ora è che con dei mattoni risolviamo quella roba lì, capito? Ok, vedi che ingegnoso. Io lo dico, stiamo a fare la prima cazzata. Io l'ho detto, Ok, dove sei? Ok? Wow, grande! Col tema del canale YouTube diventano tutti i nostri amici. Bene, abbiamo dei nuovi amici e dei nuovi followers anche. Tuk tuk, non pensavo, ma l'abbiamo infilato in garage. Secondo me i cazzi saranno domattina, quando dovremmo farlo uscire in salita. Non perdetevi la scena. Già lo dico prima ancora che esista. Stanzetta più che decorosa, direi. Non so perché Franci è un po' in paranoia in sti giorni. Ti ricordo che abbiamo dormito in posti decisamente peggiori, Sempre per colpa tua, tra l'altro,